Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti gli appassionati di biliardo, oggi in questo video voglio parlare di come mantenere alta la concentrazione, perlomeno che sistemi uso io per mantenere alta la concentrazione, perché un problema principale è che quando uno ha imparato tutte le varie fasi del biliardo, la posizione, l'impostazione, i tiri sotto, i tiri in testa, quando uno ha capito parecchie cose, poi cosa subentra? Che le biglie le imbuca, ok? Però ci si trova che magari si fa 5-6 biglie, 7 biglie, 8 e poi si sbaglia. Questi errori non sono dovuti da un motivo tecnico, perché se io le ho già fatte 7-8 di biglie, insomma, posso anche farne di più, perché ho già l'impostazione, non sono venute 5, 6, 4, 8 biglie per caso, sono venute perché si è usato un metodo corretto. Però poi si sbaglia, non si riesce ad allungare questa percentuale. Ok, a certi limiti allungare questa percentuale diventa impossibile, però si può aumentare anche quello, perché dipende dalla concentrazione, dal tempo che uno riesce a stare concentrato. Subentrano diversi fattori nei cali di concentrazione. Subentra uno, la stanchezza fisica, perché uno giocando ovviamente si stanca, brucia delle calorie, allora lì subentra un calo di concentrazione. Allora bisogna risolvere come mantenere alto in quei momenti lì la concentrazione. Due, subentrano le distrazioni. Se uno sbaglia può essere non stanco fisicamente, però essersi distratto. 3, subentra aver sottovalutato il tiro, perché il più delle volte, molte volte, si sbaglia su dei tiri relativamente facili, però uno tende ad andare a sottovalutare un tiro. Dunque, per risolvere questi problemi ci va un'impostazione mentale. Premetto, questo non è un video di preparazione mentale, quelli lì li farò poi più avanti in seguito. Questo è un video per risolvere i problemi tecnici. Allora, io vi faccio un esempio, dopo ci sarà il video che vi faccio vedere l'esercizio da fare. Quando io gioco 5-6 ore, 7 ore, 10 ore anche o 12 a biliardo di fila, automaticamente la mia concentrazione cala. Per mantenerla alta quando è dopo le 8-9 ore di biliardo, cosa mi accade? Avendo i cali di concentrazione sbaglio. Allora devo limitare quello che faccio per non complicarmi la vita. Ipotizziamo adesso, io ho giocato 8 ore di fila, ok? Sono sfinito, ok? Sono stanco. Quando arrivo sul tiro, io non devo più pensare alla posizione, so già, devo entrare in un sistema automatico che faccio tutte le mie cose ben fatte. Posizione, miro, ok. Però sono stanco, non sono lucido. Per mantenere questa lucidità io devo respirare, concentrarmi solo, esclusivamente sul respiro. Io ho fatto il mio giro di 7-8 ore di questo esercizio, che a volte ripeto degli esercizi 7, 8, 10, 12 ore di fila. Sono stanco, arrivo sulla biglia, do 2 respiri, faccio 2-3 al massimo respiri. Respiro e mi concentro solo, esclusivamente sul respiro, non penso più a tutto cosa c'è, mantengo la concentrazione sul respiro, penso solo a recuperare della forza fisica. 2 respiri, poi vado giù e impungo e mi posiziono, ok? Dunque, quando uno è stanco io consiglio solo di eliminare tutte le altre cose e concentrarsi sul respiro. Quando invece uno sbaglia per un calo di concentrazione, che magari anche solo 10 minuti, 20 minuti, un'ora che gioca, non può ancora essere stanco fisicamente. E però si può distrarre, può avere delle distrazioni. Per evitare queste distrazioni, cosa accade? Che magari, non so, c'è un rumore, o anche senza che ci siano rumori, uno magari nella testa gli frullano
i pensieri, non so, della settimana di lavoro, dell'esame a scuola andato male o di quello che... Cioè non c'ha quella concentrazione massima. Bisogna imparare a isolare il tutto e vivere nel sto facendo questo in questo momento, io sto facendo questo, sto giocando a biliardo. Non devo pensare né al passato, a quello che mi è accaduto, tanto è passato, è accaduto, e né a cosa accade se io faccio questa biglia. Non devo pensare, io faccio questa biglia così riesco a... No, io devo trovare il piacere nel fare questo gesto. Il vero segreto è trovare piacere nel prendere la biglia, cercare il punto giusto, esatto, il millimetro, guardare, andare bene a scorporare cosa e fare questo gesto. E devo avere la passione nel gesto, nell'eseguire questo. Come? Io sto sciando, facciamo un esempio, mi piace sciare, io non penso di cadere, non penso che oggi è una bella giornata, c'è il sole, no, io sto sciando, mi sto godendo i movimenti dello sci, mi sto godendo il rumore, mi sto godendo, non so, la posizione, le braccia aperte, mi godo il movimento. Nel biliardo bisogna imparare, secondo me, per quello che valuto io la situazione, imparare ad apprezzare il gesto tecnico, il gesto atletico, ok? Che alla fine è uno sport questo, è un gioco, ma comunque è uno sport, è un gesto atletico, ha una precisione, ha delle caratteristiche. Bisogna imparare a essere, quando uno arriva che ha le sue biglie sul tavolo deve bucare, pensare biglia a biglia, il gesto atletico, appassionarsi di questo. Automaticamente si cancellano tutti gli altri pensieri, perché non si pensa al risultato, non si pensa all'avversario, non si pensa, ma questo deve accadere proprio i 5 secondi che uno arriva sulla biglia. Io ho imbucato questa biglia qua, benissimo, mi sposto 1, 2, 3 secondi, mi concentro in quei 3 secondi lì. Poi quando ho finito, che è il turno dell'avversario, che è finita la partita, allora li posso iniziare a fare tutti gli altri pensieri. Però in quei 3 secondi devo esclusivamente concentrarmi sul gesto atletico. Un'altra cosa, per mantenere alta la concentrazione bisogna avere anche una buona forma fisica, un'ottima forma fisica. Se io sono magro, che mangio bene, mi alleno bene, faccio un po' di sport e io ho un'ottima prestazione fisica, automaticamente, quello ne parlerò anche nei video molto più avanti, poi, è importantissimo. L'alimentazione è una cosa fondamentale. Io, poi questi parlerò poi meglio negli altri video, però l'alimentazione io mi segno tutto cosa mangio anche, perché c'è degli alimenti che magari io tipo non sopporto i pomodori, la solanina, allora evito, non so, i pomodori, evito le acciughe. Mi sono segnato tutta una lista di alimenti che io 15 giorni prima che vado a giocare contro qualcuno, un amico, un conoscente, ok, io mi evito di mangiare tutti questi alimenti. Perché? Perché non mi rendono il braccio, la concentrazione, non mi rendono perfetto fisicamente. Un'altra cosa, il fiato, la respirazione. Per aumentarla bisogna fare sport. Oppure a me piace suonare il sassofono, per dire suono il sassofono perché aumento la mia respirazione. Praticamente anche suonare il sassofono è come fosse uno sport. Poi un altro può correre a piedi, può andare a fare nuoto, può fare quello che vuole. La forma fisica è fondamentale, mangiare bene, fare sport, e in più la terza cosa che ritengo importantissima è dormire bene. Dormire bene. Cioè, dormire bene cosa vuol dire? Andare a dormire a un'ora regolare, se uno può, quando può, poi è logico che si fa sempre come si può, però dormire regolare. Ascoltare delle, non so, delle frequenze, delle musiche rilassanti, io faccio quello perché quello mi permette di dormire bene, ok?
Essere riposati è fondamentale in questo, perché noi qua stiamo giocando su 1 millimetro, una forza che da 1 a 100 dobbiamo sfruttare tutto in qualunque punto che vogliamo dare la forza, dobbiamo essere precisissimi. E allora sono importantissimi questi 3 argomenti qua. La costanza, per trovare questo ritmo di imbucata di 15, 20, 30 biglie, adesso vi faccio vedere l'esercizio, uno deve provare a fare lo stesso esercizio, a mio parere, per 10-12 ore di fila. Dopo 10-12 ore di fila capirà da solo, senza che io glielo spiego, cosa si arriva a provare. Io 12 ore di fila che giro, queste biglie, cioè non capisco più niente, devo limitare il mio sforzo al massimo. Dunque, non devo più disperdere energia in movimenti inutili, in parole inutili, in atti inutili. Devo semplicemente arrivare sulla biglia dopo 12 ore, dare 2 respiri, andare giù e imbucare. Bisogna provare le 12 ore, secondo me, di fila di biliardo, che sono circa 2500-3000 tiri, per capire cosa intendo dire. Perché se noi proviamo sulla nostra pelle le cose, automaticamente, uno sì che, io ve le dico, però se le provate, capite le sensazioni. Bisogna andare a cercarsi le proprie sensazioni, farsi delle autoanalisi, ok? Io penso che sia fondamentale questo aspetto qua di questo sport. Ok, adesso ragazzi, guardatevi il video. E niente, un'altra cosa, volevo ringraziare, salutare tutti gli ultimi iscritti, grazie ragazzi che guardate il canale, mi fate un piacere enorme, sono contentissimo, spero di fare un ottimo lavoro, un buon lavoro, il meglio che posso fare e ok, guardatevi il video che è bello, 15 biglie. Ecco qua, prima biglia imbucata. Adesso mi posiziono per la seconda con calma, sempre curo il respiro, importantissimo, che adesso è già un po' di ore che sto giocando, dunque si è iniziata a sentire la stanchezza. Adesso metto una prolunga. Ok, sempre cercare di respirare bene, essere consistenti è la cosa più importante, continuità, consistenza, curare, concentrati. Per aumentare la concentrazione adesso qui farò le 15 biglie, però bisogna continuare anche ad aumentare il numero, è possibile. Solo che per motivi anche tecnici non potevo fare un video, è già lungo così che viene un video di 17 minuti. E non pensare mai a niente, pensare solo al piacere di eseguire il gesto atletico, respirare e trovare il divertimento nell'eseguire l'azione atletica. Come dicevamo prima, sentire il piacere nei muscoli, nel colpo, nel suono, in quello che ti passa per la mente. Cercare sempre, quando uno si scompone un po' sul tiro, di riprendere una posizione buona, come adesso, sempre cercare di migliorare. Immobilità, per essere immobili bisogna avere un'ottima forma fisica, bisogna essere in forma fisica, tenersi nel mangiare, ovviamente avere una dieta equilibrata, sana, una vita sana, e uno riesce a essere immobile e aumentare le proprie prestazioni.
Questo è un allenamento di resistenza, perché io adesso è già un po' di ore che sto giocando. Ok, un buon tiro, guardate anche la punta della stecca, la penetrazione, il timing da usare. Ok, qua il tiro mi è andato un po' lungo, bisogna concentrarsi un attimo, prendere un attimo di tempo, quando c'è un tiro difficoltoso aspettare qualche secondo in più, rifiatare, riassettarsi fisicamente, eseguire, andare sicuri, decisi, tranquilli, tanto se si sbaglia non capita niente, al massimo si è fatto un errore. Ovviamente da un tiro lungo mi sono trovato di nuovo anche in una posizione scomoda per fare l'ultima biglia. Guardate il brandeggio, che praticamente non ho brandeggiato e la rincorsa della stecca è cortissima, guardate. Ecco, avete visto? Perché con una steccata più lunga sarebbe stato un problema. Ciao a tutti ragazzi, abbiamo finito questo video, ci vediamo al prossimo video che parliamo di un altro argomento, di come attraversare il biliardo nel miglior modo possibile. Spero che vi sia piaciuto, al prossimo video, ciao a tutti, buon biliardo, solo biliardo!